Penso si possa capire da quello che mi sta attorno, ma sto lasciando casa. E so che può sembrare una cosa normale. Traslochi succedono, ne ho già fatti anche in passato. Si cambia città, si cambia lavoro, si cambiano amici, ci si allontana dai genitori. Ma questa penso sia la prima volta che mi fa effettivamente paura. Perché non sto lasciando soltanto quattro mura, ma sto lasciando anche una parte di me. Ho vissuto per vari anni fuori casa, all'estero. Poi per il Covid sono dovuta tornare a casa dei miei e questa è stata la prima casa dove sono andata dopo quel periodo, dove finalmente sono riuscita a riscoprire me stessa dopo il periodo di Covid. Ed è una casa che ho interamente scelto io, interamente pagato io, ogni singolo affitto. Ogni angolo di questa casa ha una parte di me e anche qualcosa di qualcun altro. Perché ci leghiamo così tanto a dei luoghi? Cioè, per me questo non è soltanto un appartamento. E questo è il posto dove ho pianto dopo quella telefonata che mi ha straziato il cuore. È la cucina dove ho cucinato per qualcuno con cui non parlo più. È la finestra da cui guardavo la persona andare via. Ed è la stessa finestra in cui fumavo la sigaretta insieme a quella persona dopo un litigio. Ed è come se questa casa fosse diventata un po' la mia identità. Ovviamente non è perfetta, ovviamente ha mille problemi, ma ci sono stata io. E a tutti quanti a cui racconto quello che voglio fare in futuro, tutti quanti mi dicono che figata, un nuovo inizio, nuove avventure. Sì, ma io sono estremamente gasata per quello che andrò a fare in futuro e lo racconterò magari nel prossimo video. Ma dentro c'è anche questo nodo, una parte di me che ha paura ad andare via da qui. Perché qui dentro alla fine ci ho vissuto tanti momenti importanti e continuo a guardarmi in giro mentre ne parlo perché ti giuro che li rivedo, ti giuro che rivedo le persone, rivedo me in quell'angolo e mentre facevo il piano di andare via da questa casa e organizzavo le prossime tappe, non ci pensavo neanche troppo, ma è facendo questi pacchi, questi maledetti pacchi, mettendo dentro ogni singolo oggetto che mi sono resa conto di quanto avessi in questa casa, non solo materialmente ma anche proprio emotivamente. Questa stanza per esempio, qui dove ho fatto le mie cooking stream, dove la sera mi mettevo sul divano a guardare un film, dove ho ballato insieme a qualcuno, dove ho fatto una festa di Capodanno e soprattutto per quello che mi aspetta nel futuro, ovvero inizierò una vita da digital nomad, ovvero non avrò una casa. Rivedo tutte queste scatole e dico farò a meno di tutti questi oggetti, tutti questi ricordi. E sarà soltanto a me ricordarmi ogni singolo momento. Che è un bene perché mi pulisce il cervello, però se anche tu stai cambiando casa, preparati perché alcune cose che ti sembravano irrilevanti saranno un colpo al cuore. Cambiare fa paura, sempre è stato e sempre sarà, perché anche se sei in una situazione sgradevole, almeno sai cosa aspettarti. Cambiare è proprio scomodo. E nell'ultimo periodo sto cercando sempre di più di ritrovarmi in queste situazioni scomode, perché quando poi mi rendo conto che ce la posso effettivamente fare, posso effettivamente sopravvivere, ho una scarica di adrenalina assurda. Però ho comunque paura, comunque sono terrorizzata all'inizio. Perché allora me ne sto andando? Se ho così tanti ricordi e questa casa effettivamente mi piace. Partendo prima di tutto da un punto di vista materiale, sono stufa di pagare l'affitto a Milano per poi dopo in realtà continuare a viaggiare, andare in giro e non sfruttarlo a pieno, anche perché non esco di casa, quindi questa casa potrebbe avere qualsiasi altra parte nel mondo e sarebbe la stessa cosa. Vabbè, mancherebbero magari le connessioni con gli aeroporti, però hai capito il concetto. Mi sono resa conto che volevo rimanere in questa casa principalmente per i ricordi a cui stavo cercando di rimanere legata. Sicuramente questa è una cosa che non mi sta facendo andare avanti, sicuramente. Attualmente non ho nulla che mi leghi a Milano. Nulla. Sì, ho un paio di amici, ma li vedo forse 2 volte l'anno, per come sono fatta io ed è colpa mia. E al momento non ho nulla che mi blocchi da qualche parte nel mondo. Non ho una relazione, non ho un interesse, non ho un lavoro fisso, non ho un mutuo da pagare, non ho genitori che al momento hanno bisogno di me. Quindi perché devo rimanere qui? Ho cominciato a sentirmi soffocare da questa casa e dai ricordi. Ti è mai capitato di alzarti la mattina e guardare dal letto l'uscio della porta e immaginarti la persona lì? Ti è mai capitato di scendere le scale di casa, aprire il portone
sperare di vedere la persona avanti. Ed è sicuramente un mio difetto il fatto che io abbia una fantasia così vivida, perché mi fa un male boia quando poi apro la porta e non c'è nessuno. Quindi sicuramente cambiare casa, cambiare zona, cambiare posto, cambiare tutto potrà aiutarmi un po' a staccare. E poi c'è questa cosa. Ormai in questi video io cerco di aprirmi su tutto perché voglio dire anche le cose che mi stanno scomode, perché è giusto che io me ne renda conto che è una cosa sbagliata. Poi in più se magari mi dici anche nei commenti, Giulia, ma che cazzo? Meglio. Uno dei motivi per cui ho aspettato così tanto ad andare via da questa casa è perché quella persona sa che abito qui. E ogni giorno, stupidamente, spero che quella persona si presenterà sotto casa, come mi aveva detto che avrebbe fatto prima o poi. Ok, puoi insultarmi, ti, ti do il permesso. Però in realtà non è tutto dovuto a Dio mi sono lasciato, Dio cambio casa, no. C'è anche una grandissima motivazione dietro a quello che voglio fare poi, della nomade digitale, e ti racconterò nel prossimo video, perché penso ci sia bisogno di un bel po' di tempo soltanto per quello. Ci sono delle cose che nessuno mi aveva mai detto prima di cambiare casa e voglio prepararti un po' a questo. È letteralmente come se fosse un lutto, o almeno così lo sto vivendo io e probabilmente sto sbagliando. Secondo, sii convinto della tua decisione. Io sono sicura che sia la scelta giusta per me. E comunque ogni tanto ho il dubbio. Forse però a Milano in realtà mi servirebbe ancora per almeno un anno, forse. E poi mi rendo conto che è semplicemente paura di buttarmi. Terzo, ti verrà voglia di tenere un po' tutto. Tanti oggetti che sono tanti ricordi. Forse è il momento giusto per cominciare a fare della pulizia. Ed è assurdo come tutti quanti ti dicono che quando ti trasferisci, ogni volta ti rimproveri perché dici perché non sono una persona minimal? Perché non sono un minimalista? Perché ho tutte queste cose in giro per casa? Cos'è questa paperella di gomma? Cioè, però è vero, però è anche normale voler rivivere dei ricordi attraverso degli oggetti. Quindi, ok, va bene, prenderlo come stimolo nel non tenere tutti questi oggetti in giro per casa, però non ti odiare troppo. È normale. Ah, e se stai facendo un trasloco in questo momento, fatti dare un consiglio pratico oltre che emotivo. Tieni fuori dei vestiti. Non essere... non essere così preso dal trasloco che prendi tutto e butti tutto quanto dentro le scatole pur di cominciare a buttare via, cioè a mettere via roba. Sii più organizzato, fidati, poi ne sarai felice. Io in questo momento non ho più magliette e non ho ragionato sul fatto che non mi sto trasferendo in un'altra casa, ma tutte queste scatole rimarranno chiuse per anni. E tra un anno riaprirò queste scatole, quando magari forse avrò trovato casa, e esploderanno tutte le emozioni, tutti i ricordi di nuovo. Oh, speriamo di essere cresciuti. Chissà cosa penserò tra un anno a riaprire queste scatole, a rivedere che ho tenuto quella maglietta. Ma che cringe, ma che sottoneri. Ogni volta che mi viene l'ansia, penso sempre a dove sarò. Smetto di ricollegarmi a tutto ciò che c'è in questa casa, perché ormai sono fantasmi, sono cose passate. E ho fatto questo discorso dal mio psicologo, ovvero che stavo cercando di tenere le cose in casa come se non fosse mai cambiato nulla. Così che se la persona dovesse tornare, vedesse che io sono rimasta. Non è cambiato nulla per me. Allora il mio psicologo mi ha detto, sì, però è cambiato per te. Le cose sono cambiate per te. Ti sei svegliata su certi atteggiamenti. La mia psicologa è brava perché non mi dice non tornerà mai. Sa. Mi ha detto, anche nel caso in cui remoto, impossibile che sia, questa persona dovesse tornare, la relazione non sarebbe la stessa. Perché tu sei cambiata, l'altra persona è cambiata, tutto è cambiato e non rinizierebbe una relazione con gli stessi ricordi, perché sennò non sarebbe sano, ma sarebbe una relazione completamente diversa, una relazione nuova. Ed è così che si ha in caso una relazione più sana. Quello mi ha convinta, mi ha tolto un po' questa paura che avevo, per quanto sia magari stupido da pensare, perché non dovresti pensarla così, non dovresti stare qui per... Senti, è difficile, ok? Comunque è un modo per andare avanti. E giuro che qualsiasi modo io riesco a trovare per andare avanti, accolgo, prendo, porto a casa perché sarà strano vedere questa casa vuota.
completamente vuota. Liberatorio, sicuramente. Ed è un po' come dare fuoco alle cose del passato perché così te ne allontani. Qui voglio lasciare una vecchia me. Vorrei dire la sottona me, ma forse mi seguirà. Voglio lasciare qua tante incertezze, tante cose che non mi hanno fatto credere in me stessa, la mia poca autostima, perché qua è dove ho anche scoperto quanto potere posso avere, quante cose riesco effettivamente a fare. È da qui che sono partita per il mio primissimo viaggio in van da sola. Quindi per quanto possa essere o sembrare stupido, ringrazio un po' questo spazio, perché è stato lo spazio dove sono riuscita a crescere, sono riuscita a cambiare. Certo, non completamente nel migliore dei modi, però chissà dove sarò tra un anno. Ed è anche qui che mi sono resa conto di avere una dipendenza da telefono. Prima pensavo dipendesse soltanto dal fatto che stavo a casa con i miei, qua mi rendo conto che è colpa mia, 100% colpa mia. Ne ho parlato in questo video.